E la finale di Coppa e Italia. la finale di Coppa Italia che è andata bene, no? Per voi sì. Ma è già iniziato? Io non mi ricordo, che me lo chiedevano prima e stavo pensando, la prima volta che ci siamo visti, perché secondo me io e te abbiamo giocato contro con la primavera, tu eri con la primavera del Milan, Sì, sicuro. sicuro, e io ero con la primavera del Perugia, Perugia? sì, e tu c'era Di Gennaro, possibile? Tu giocavi con Di Gennaro? Sì. E allora abbiamo giocato contro, la prima volta che mi ricordi di te è quello. E facevi il dove? difensore centrale. Facevo il Tu difensore facevi il difensore centrale. centrale. E dopo ci siamo ritrovati dopo anni, tu a Palermo Io a Palermo. e io tu all'Inter, all'Inter. Sì. che abbiamo giocato contro in campionato E la finale di Coppa e Italia. la finale Coppa Italia che è andata bene, no? Per voi sì. E poi dopo ci siamo ritrovati dopo tanti anni, poi in nazionale abbiamo fatto, che mi hai rubato il posto in nazionale. No. Ti ricordi quando mi hai rubato il posto? No, è vero, è vero. Ci siamo incontrati diverse volte. E poi contro United. Ci siamo incontrati la prima volta, mi sembra che avevi firmato da poco, e la tua prima partita è stata all'Old Trafford. Sì, ho fatto le sordi all'Old Trafford. Io venivo È vero, venivo da mi qui, ho ricordo. fatto un viaggio incredibile per arrivare ad Hull per firmare, perché stava per finire la finestra di mercato. E dopo 3 giorni sono venuto lì all'Old Trafford e Mi ricordo. abbiamo fatto la partita lì. In Inghilterra come ti sei trovato? Bene, mi sono trovato bene. Comunque, sai, è stato un grande passo per me, perché arrivavo da Torino e arrivare in una realtà così grande non è mai semplice, con una nuova cultura, però devo essere sincero, è stato molto, molto costruttiva come esperienza, e Ma l'inglese lo parlavi? lo parlavo a livello Scolastico. scolastico, sì. Poi ho fatto 4 lezioni, poi con tutti gli impegni che c'erano così ho mollato un po', però dopo 4 anni, sentendo tutti Adesso i giorni perfetto. perfetto è un parolone, Però, però mi faccio parli, capire. parli bene, nel senso... Sì, mi faccio capire, capisco. Io sto facendo lezioni di inglese adesso, 1 anno che faccio lezioni di inglese. Vabbè, però anche tu lo parlavi. Sì, lo parlavo, però pensa, io quando sono andato su ero nello Yorkshire, quindi no, stretto, e io non capivo niente, No, ma niente. mi sembrava arabo, Sì, ho sì, detto, sì, oddio, adesso come ci parlo? E dopo per fortuna c'era Abel Hernandez che parlava italiano, mi ha dato una mano, ma mamma mia, difficilissimo. Poi immagino comunque nell'Hull City ci saranno stati anche tanti inglesi. C'avevo 5 scozzesi, c'avevo Robertson, Maguire che era di Birmingham, quindi anche l'accento difficile, mamma mia. No, ti Però è capisco. stata l'esperienza bella. Bellissima. La vita? La vita è stata un po' più difficile, perché comunque, sai, fuori dal campo è un po' diverso rispetto all'Italia. Io ero da solo con mia moglie e non... Ancora non c'avevi bambini, non c'avevate bambini? No, abbiamo preso un cane. Andavi in È giro. stato il primo figlio. Il cane della regina. Alto così. Però sì, ci siamo adattati bene, soprattutto poi i primi anni. Poi quando... L'allenatore chi era il primo che hai trovato? Il primo Van Gaal. Van Gaal, Sì. Storico. Sì. Come? Sì. Bravo? Sì, bravo, fissato con le regole. Sì. Sì. Immagina che noi andavamo a pranzo una determinata ora, un tavolo alla volta si alzava per prendere da mangiare. Anche Stefan mi ha raccontato una volta che era invasato con queste cose qua. Sì, una persona molto con le regole, molto attenta, però anche sul campo bravo. Poi ha fatto solo 1 anno, è stato esonerato, però abbiamo vinto l'FA Cup. E poi è arrivato Mourinho dal secondo anno, ho fatto 2 anni e mezzo con Mourinho. Come hai fatto? Io infatti quando ho giocato con voi c'era Mourinho, c'era Ibra, che Ibra mi ha fatto una rovesciata, c'è una foto, non so se ti ricordi, una foto con una rovesciata col piede qua di Ibra, ho detto se mi prende mi spezza in 2. E poi la cosa, non so se lo United naturalmente è una squadra insomma mondiale eccetera, ma io mi ricordo la cosa che mi ha fatto più impressione è la seconda partita con il Liverpool, c'era Niasse, l'attaccante nostro,
il raduno era alle 11 della mattina, andiamo, insomma, il pranzo, eccetera, eccetera, la partita alle 3, arrivano a sé 2 panini con burro, Nutella e cappuccino alle 11, che se lo fai in Italia, cioè, ti arrestano, cioè qualsiasi allenatore ti arresta. Lì ha mangiato, ho detto, ma questo come fa a Sì, giocare? mi sembra che Come ti fa? vanno anche il doppio. Correva tutta la partita, ha fatto doppietta, abbiamo vinto 2-1 con Liverpool. Era il primo anno di Klopp, mi sembra, e mi ha fatto un'impressione. Non so se lì allo United magari eravate più impostati, più... Sì, un pochettino sì, però come hai visto anche all'Al un po' meno rigidi, un po' meno, ecco, attenti sotto questo E aspetto. un'altra cosa che mi sono sempre domandato, cioè all'Al naturalmente se vincevi andava benissimo, se perdevi te l'aspettavi, diciamo. Allo United invece c'è più pressione, perché in Inghilterra io la pressione non l'ho sentita, zero. Ti dico la verità, anche da parte mia ho avvertito questa cosa, nel senso che è vero che rappresentavi un club storico così importante, eh, però ti devo dire che la pressione non è così forte come magari può esserlo qua in Italia. Devo essere sincero, l'ho notato un po' anch'io, e da una parte è una cosa anche positiva, nel senso, eh, sai, ci sono sempre le due facce della medaglia. Può essere positiva da un lato perché comunque ti fa stare più tranquillo, magari più sereno, e dall'altra però magari arriva all'eccesso e magari ti serve un po' quel pizzico di pressione. Sì, poi la cosa che mi hanno detto subito, devi stare attento ai tabloid, perché lì impazziscono per i scoop, i gossip, le cose. Ho detto, ecco, mi manca anche questa, così già non capisco niente di quello che mi dicono, poi anche queste cose qua. E poi a me mi è piaciuto tantissimo le strutture, i stadi, cioè, trovi famiglie, trovi tutti, insomma, prima, dopo la partita. Cioè, io uscivo a piedi, adesso, tu magari no, perché lo United comunque è una squadra che ha una storia particolare, però... No, però anche Ma a c'erano Manchester. anche nello staff lì, c'erano ancora giocatori Giggs loro o no? C'era Giggs il primo anno, eh, Com'è lui? brava persona. Bravo? Sì, sì, brava persona. Poi dopo è andato via anche lui subito, e dal secondo anno mi sembra di Mourinho, quando si è ritirato Carrick, Che si è ritirato è e entrato è nello entrato nello staff. staff di Mourinho. Però cioè, l'esperienza inglese è spaziale. Cioè, poi te veramente hai vestito la maglia United, hai visto adesso la maglia dell'Inter. Come dico sempre, e ti difenderò sempre perché per me sei un pupillo, diciamo, che ce ne vorrebbero 11 di te, perché riesci comunque a giocare sempre bene, fai sempre le cose giuste, ti mettono a destra, a sinistra, al centro, in porta, davanti. C'è un po' tipo me un po' di anni fa che mi mettevano davanti, e fai sempre le cose giuste. Questo, ho avuto sempre una grande stima di te come persona, come calciatore, perché sei intelligentissimo. Purtroppo tanti ti stanno scoprendo adesso rispetto a prima, nel senso sei arrivato un po' in sordina e hai conquistato tutti, quindi ecco, un complimento così che facciamo No, tra di grazie. noi No, però in sai, amicizia. magari da parte mia ho sempre creduto in me stesso, nelle mie qualità, in quello che potevo dare e fare per la squadra. Poi sono il primo a dire che magari non sono un giocatore che cattura magari fin da subito l'occhio del Mediatico. tifoso sai, per magari una giocata particolare, piuttosto che... Però, sai, cerco sempre perché all'interno comunque di una partita sei sempre chiamato a fare delle scelte tecniche, tattiche. Non è facile perché comunque hai poco tempo, e cerco sempre di cercare di fare la cosa giusta nel momento giusto, e poi di dare tutto, e questo spero e penso che sia Che apprezzato, poi è ecco. fatto, cioè la difficoltà, cioè comunque un giocatore viene impostato, no? Difensore, centrocampista, attaccante, dopo magari nelle giovanili può cambiare un po', io facevo l'attaccante, sono andato sempre più dietro, se aspetto un altro po' arrivo in porta. Cioè te hai cambiato tanti ruoli, cioè sei partito centrale, poi terzino, poi quinto, poi di nuovo centrale, cioè l'hai fatti praticamente tutti. E Sì, come tu, penso che tu sei partito attaccante, mi hai detto,
e magari anch'io da piccolino piccolino giocavo a centrocampo, quindi magari sai un po' di... poi piano piano mi hanno anche a me spostato indietro. Sì, a me è sempre più laterale, ma Sì, fuori, bravo. poi anche fuori sono andato. Anche a me, sono partito dal centrocampo, poi mi hanno spostato prima in fascia, poi hanno detto fai una cosa, vai un po' più indietro, e forse perché facevo meno danni così. Ti spostano sempre più indietro così meno danni fai. Però sì, no, è andata bene, poi ecco, non so se è stata l'impostazione che ho avuto fin da piccolo comunque che mi ha permesso, ecco, di poter avere questa possibilità di poter giocare in più ruoli, però è stata anche un po' la mia fortuna, dai. Che poi mi ricordo che te hai iniziato in oratorio, giusto? Sì. Dove? A Rescaldina, il mio Cioè, paesino. tu sei proprio vecchio stile, Sì, sei sì, sì, tu sì. sei un conte, Dai, sei un però lord. bello, dai. Bello. Quando da ragazzino finivi scuola o comunque la domenica. Che è dove abiti ora, Rescaldina? No. No, adesso mi sono spostato un po' più vicino a Milano, ad Arese. Però, sai, ti trovavi con gli amici che comunque sono i miei amici anche di oggi, la mia compagnia, gli amici con cui sei cresciuto, è anche bello ritrovarli, e noi ci ritrovavamo sempre tutte le domeniche, o comunque anche quando era possibile, di pomeriggio dopo la scuola, così in oratorio, a giocare fino alla sera a pallone, a divertirci, ed è stato bello. Che poi io adesso lo vedo, adesso che ho smesso, no, ho ritrovato tutti i miei amici storici, sono quelli che poi ci condividi più cose, sono quelli, non dico più veri, no? È brutto Perché poi ti conoscono da più tempo, ti conoscono sì. meglio rispetto a tutti, Cioè tu forse. adesso non so, tu nel mondo del calcio quanti amici puoi dire di avere? Calciatori, dici, amici che puoi condividere qualcosa? Hai giocato tanti anni, ecco. Sì. Non lo so, li conto su... Pochi. Sì, pochi. Che io uno. Esatto. E no, col fatto poi che comunque sono andato all'estero, magari è stato ancora... Certo. Cioè ho avuto la possibilità ovviamente di conoscere più persone, più culture, così, però poi comunque quelli con cui ti senti, con cui hai un rapporto vero di amicizia sono pochi. Ma con chi c'hai più legame? Con Bare, con Basto, Dimash. La compagnia dell'anello, siete. No, però siamo un bel gruppo, devo essere sincero. Penso che anche questa cosa si percepisce all'esterno. È stato in questi anni, devo essere sincero, ormai è il 4º anno, e tutti questi anni abbiamo avuto, comunque tu fino a 2 anni fa... Qualcosina va lasciato almeno. Assolutamente Un sì, minimo, ma infatti c'è ancora il tuo posto. C'è il santino, avete il santino che ogni tanto entrate la mattina e dici grazie Andrea che sei spassato da qui. Ci sono 2, quello in spogliatoio e quello sul lettino. Quello sul lettino. E lì era un bel cavallo sul lettino. No, Ma però sì, cioè, quanto hai fatto tu? 9? io ho fatto 12 anni, tra l'intervallo Samp e Inghilterra, poi sì, ne ho fatti tanti di anni quasi, sì, ma è stata un bel percorso, sono proprio stato bene. Ma invece per il post carriera hai pensato già qualcosa? Stai pensando? Perché siamo arrivati. Sì, siamo Tu ancora qualche anno, no. Sono d'accordo, ancora qualche anno. Speriamo di sparare le ultime cartucce fatte bene. Ma le sparerai benissimo. Ma No, hai già pensato, stai già pensando? Onestamente no. Così mi dai qualche consiglio. Onestamente no. Quello che mi piacerebbe fare ovviamente è restare nel mondo del calcio. Se dovessi dirti che cosa, non lo so. Ad oggi ti dico non l'allenatore. Perché? Non ti piace? Che è che non ti piace? Ritornare di nuovo? Troppo stress, troppe pressioni, poi sai, magari siamo abituati a una determinata vita, e comunque l'allenatore fa la nostra stessa vita, ma penso Per peggio. 1000. Esatto. Per 1000. E quindi ad oggi ti dico di no.
quello. Dopo quando smetti inizi a pensarci, ma se ci pensi prima meglio, cioè perché dopo ti trovi un po' No, beh, spaesato. sicuramente un po'. poi farò magari i vari corsi da allenatore, così, e poi vedrò quello che più mi piacerà quello fare. che devi fare. Quello, cioè, ancora c'hai tanti anni tu davanti, a voglia tu, mamma mia. Tu invece? Finché ti diverti. Io niente, io adesso mi sono ritirato a vita privata, sono in esilio. Vabbè, però sai, No, sto bene, sto benissimo, ti dico la verità, sto cioè benissimo. dopo tanti anni che comunque sai, quando giochi per club Sì, così importanti sei sempre via, sì. hai poco tempo per stare con la famiglia, condividere momenti, e quindi ci sta anche. La cosa bella che consiglio mio, insomma, è che finché c'hai entusiasmo vai avanti trascinandoti in qualche modo. Quando non c'è più quello, prendi la palla al balzo, perché quello è fondamentale. Cioè, io sono arrivato alla fine perché non c'avevo più niente, cioè mi sentivo proprio scarico, e quindi ho detto ok dai, facciamo altro, adesso sto cercando cosa fare, tra cui questo. E invece ti volevo chiedere, l'allenatore che ti ha formato di più, quello che ti ha dato più di tutti, naturalmente ognuno ha dato qualcosa, ma... Sì, sono stati tutti importanti. Sembra una cosa che bisogna dire, Cioè, però no, beh, è vero. è la verità. Cioè, ti capisco. Perché magari chi ti dà qualcosa di più sotto il profilo tattico, chi tecnico, comunque, ma anche dal settore giovanile, sai, l'impostazione del core, queste cose Sì. qua che poi dopo magari dici inizialmente sono anche noiose, sono esercitazioni, però poi te le ritrovi. Sceglierne uno non è facile, però io diciamo il salto l'ho fatto con Ventura, perché quando Sì. sono Dove ce l'hai avuto Ventura? a Torino 4 anni io. A Torino ce l'hai avuto. Sì. Ventura è un maestro di calcio. Sì, Cioè, io venivo da Palermo in serie A e sono andato in Serie B a Torino e mi ha dato tante cose che poi anche oggi mi servono quotidianamente. Poi ovviamente Antonio Conte, sia in nazionale che qua all'Inter, sono stati penso i due. Poi sì, diciamo che l'allenatore che incontri da giovane è quello che ti forma di più. sì, Poi dopo secondo me riesce a apprezzare, per dire con Simone riesce a apprezzare, perché poi me l'ha detto tante volte, il suo modo, no, di gestire, di capire il giocatore, di stargli vicino, e apprezzi altre cose. Però no, gli allenatori che c'hai da giovane che sono bravi, poi te li porti dietro, no? I concetti, le cose. Cioè, Ventura, insomma, ci abbiamo avuto più o meno, ecco. sì, Abbiamo avuto ma diversi secondo me è allenatori uguali. fondamentale anche nelle scelte che un giocatore fa nella propria carriera, andare in una squadra piuttosto che in un'altra, con un determinato tipo di allenatore, con una determinata impostazione piuttosto che un'altra, secondo me fa tanto per un giocatore, per far sì che cresci veramente tanto sotto diversi punti di vista. Ma parlando di allenatori, no, io secondo me non ti vedo male come allenatore. Ma qua dei nuovi arrivati, chi è che ti piace di più? Tu sei uno che comunque anche in spogliatoio al ragazzo, al nuovo arrivato, gli dai una mano, ma non tanto secondo me a parole, perché insomma, sei introverso, sei più introverso di me, però con i tuoi atteggiamenti secondo me dai tanto a tutti, perché comunque sei una persona che ammirano tanto tutti quanti, ecco. E qua dentro che questi ragazzi nuovi? Ma sono tutti bravi ragazzi, devo essere sincero, che si sono messi a disposizione, poi hanno voglia di imparare e questa penso sia la cosa principale. Bisek secondo me Ah, e com'è lui? bravo, secondo me ha una grande prospettiva, grandi margini di miglioramento, ha già ovviamente dimostrato di poterci stare benissimo in questo gruppo, in questa squadra, e lavora bene durante la settimana e sicuramente lui che comunque
come ti dicevo, venire da un'altra cultura, da altri campionati non è mai facile, però si è ambientato bene, e sicuramente può fare molto bene Poi tu ci anche. parli inglese con lui, quindi perfetto. Sì, inglese. No, E poi come dicevamo prima, è fondamentale secondo me avere un gruppo solido, e in questo senso poi, al di là delle parole, secondo me l'atteggiamento che uno ha in campo e fuori è quello che comunque gli altri possono vedere maggiormente. poi voi del gruppo, diciamo, chiamiamolo storico, tu, Lauti, che secondo me è un capitano perfetto per questo gruppo qui, Bare, Basso, insomma, chi viene qua che trova voi, cioè viene subito indirizzato, no? Da quello che percepisco, perché anche i nuovi arrivati sono entrati subito in feeling con tutti gli altri, quindi è un aspetto di un gruppo sano, ecco, che vuole arrivare a obiettivi. E poi quello che si nota è che avete proprio quella rabbia di dire, "Oh, in qualche modo la partita la portiamo a casa." Sì, secondo me sono stati anche importanti questi 2 anni, in cui è vero che siamo riusciti a comunque continuare a vincere qualche trofeo, però sono stati, sai, tante volte anche le sconfitte sono formative. Parli anche della finale di Champions. Anche della finale di Champions, perché comunque l'anno scorso, ad esempio in campionato, abbiamo avuto tanti alti e bassi, abbiamo perso 12 partite, che sono tante, Sì. e comunque siamo cresciuti tanto anche in consapevolezza, e comunque non vogliamo far sì che succedano ancora gli errori che sono successi in passato. Ma io credo anche, purtroppo, perché naturalmente se riuscivate a vincere la finale di Champions l'anno scorso avevate fatto un capolavoro, però anche quella sconfitta lì secondo me aveva dato la percezione che c'è una squadra che se la può giocare con tutti. Cioè, questo poi da fuori ho percepito questo, ma credo che sia così. Sì, in quella partita lì tutti ci davano Esatto, quello per dico. spacciati, Esatto. ma è inutile nasconderlo. Però noi eravamo convinti all'interno che potevamo far bene, e fondamentalmente è quello che è successo. Però voi comunque siete una squadra proprio forte, cioè la potete giocare con tutti quanti. Sì, ce la possiamo giocare con tutti E quanti. invece il Matteo fuori dal campo, cioè mi ha detto tu che segui il basket, tennis, appassionato. Sì, più il tennis che il cricket, basket. uno No. mette il cricket. No, più la il tennis. gare con i cani. No, più il tennis. Il basket non tantissimo, un po' ultimamente che Basto, Bari sono abbastanza malati. L'anno scorso un po' con Alex Cordaz ci siamo avvicinati al ciclismo. Ah sì, è vero che lui era appassionato di ciclismo. Sì, e quindi io era un mondo che sinceramente non conoscevo, e ti dico la verità, se guardavo una corsa... Ti addormentavi. Sì, mi capita spesso quello, non è che non mi serve una partita Siamo uguali, di ciclismo. ci assomigliamo tanto, oltre al capello e lo stile. Non mi serve qualcosa che non mi piace, mi addormento facilmente ovunque. Però a parte quello ci siamo avvicinati un po' anche al ciclismo, è una cosa ci è iniziato a piacere così, però diciamo che la cosa che oltre al calcio, lo sport che preferisco è il tennis, sì. Beh, adesso le ultime due cose che sono curiosità mie, che una domanda mi è venuta in mente prima, dopo gliela faccio. Ma la prima è il tuo idolo sportivo in assoluto. Dici uno sportivo che dico io voglio andare a cena, il mio sogno è andare a cena con oltre me. Sì, dopo di me, però siamo stati qualche volta a cena, quindi quel sogno l'abbiamo già realizzato. Ti dico Federer, sì. Condivido. Per quello che ha fatto, anche un po' per sì, una cena non basterebbe, lo stile che ha, che comunque mi piace. Si avvicina molto al tuo... Sì. Oltre ad essere un campione assoluto.
E l'hai mai visto dal vivo? No. No. Quello è un peccato, sai. Anch'io ci ho pensato quando ha smesso, ho detto, Madonna, sarebbe stato bello vedere una partita dal vivo. E poi l'ultima, e poi ti lascio. Se dovessi scegliere di avere un superpotere, una domanda che non c'entra niente, però, se dovessi scegliere un superpotere, quale vorresti? Non lo so. Il teletrasporto, sicuramente. Bravo. Così giri. sì, Anche in campo. viaggi, Anche in esatto. campo. Teletrasporti, almeno posso fare qualcosa di più appariscente, visto che non sono molto, allora sì. Il dico teletrasporto. questo, sì. Vabbè. Tu? A me mi è sempre piaciuto volare. Dico, oggi sono qui, volo, vado da un'altra parte o non lo so. Quello è una cosa, sin da piccolo io ero appassionato di Superman, questo sì. O Mr. Fantastic, che ti allunghi tutto, tipo un polipo. L'altro giorno sono andato sui post e tweet e ho trovato due tweet un sacco carini. Un certo Rob dice: Darmian che ogni 2 dicembre fa finta di invecchiare di 1 anno per non destare sospetti. Trovi delle cose fantastiche. E Darmian che è l'unico che paga in moneta per agevolare il resto. No, su di te, guarda, sono tanto contento perché sei arrivato vabbè sì, sopra, poi c'è il sopra, un letto sopra. Sei arrivato in punta di piedi quasi un po' con tanto scetticismo intorno, no? Perché comunque insomma, dice un giocatore che arriva dal Parma, no? Eccetera eccetera, e poi a suon di prestazioni sei diventato un idolo, sei amato da tutti, seppur come dici te non sei un giocatore mediatico, ma sei un giocatore efficace, quindi questo è fondamentale. No, mi fa piacere. E poi per me è stato un grande piacere aver condiviso tante cose con te. Anche per me è stato un piacere e questa cosa mi fa piacere. Poi da un certo punto di vista, quando sono arrivato lo potevo anche capire, il tifoso, questa cosa qua, perché comunque io mi sono rimesso abbastanza in gioco, nel senso da Manchester sono andato a Parma perché la mia volontà era quella di giocare, e cosa che l'ultimo anno soprattutto non faceva Manchester, e poi è venuto tutto di conseguenza. Con il sudore, con la fatica e il sudore. E poi il web è un mondo fantastico. Sì, è bellissimo. Io ne so qualcosa anche io. Però dai, dopo col tempo passa tutto e cresci e migliori e ci fai una risata e basta. Sì, assolutamente. Grazie Matteo, un piacere. Grazie a te. Sempre un piacere. Sempre un piacere anche per me.